Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e condividete con chi vive di serie TV e set cinematografici. Grazie di cuore. Le sorprese che, di tanto in tanto, emergono nel mondo del gossip non fanno che aumentare la curiosità su come vivano davvero i volti più amati. E nelle ultime ore, quella curiosità si è concentrata su Demet Özdemir, icona di talento e presenza magnetica, e sul legame che la unisce a Can Yaman. Una nuova indiscrezione su Demet, divenuta rapidamente la più discussa delle ultime settimane, ha scosso i fan come un fulmine improvviso. Secondo le voci che corrono, sui suoi documenti ufficiali comparirebbe un cognome diverso da quello con cui tutti la conoscono. Il nome circolato, Akbaba, è rimbalzato di profilo in profilo, trasformandosi in un trend in poche ore e accendendo domande che sembrano non finire mai. Come è potuto restare nascosto un dettaglio simile per così tanto tempo? Perché Demet non ne ha mai parlato apertamente? Alcuni sostengono che si tratti di una scelta di riservatezza, l'ennesimo confine tracciato tra un palcoscenico luminoso e la quiete della vita personale. Altri, invece, vedono in questo presunto cognome una decisione di immagine, un modo per mantenere la scena pulita, sintetica, riconoscibile, la firma Özdemir, quella con cui il pubblico si è innamorato della sua grinta, dei ruoli intensi e della leggenda costruita con il tempo. In tanti ricordano come, fin dall'inizio, Demet abbia preferito che a parlare fossero i personaggi che interpretava. Intervistata più volte, ha ripetuto il suo credo: lasciate che sia il lavoro a dire chi sono. Eppure, è proprio questo tassello, spuntato dal nulla, ad alimentare una nuova pagina di curiosità. In parallelo, è impossibile non chiedersi che cosa significhi tutto questo nel delicato equilibrio di coppia con Can Yaman. Lui, abituato a reggere l'urto di luci e teleobiettivi, conosce bene il peso delle parole e delle omissioni. E così, mentre il web brulica di teorie, Can sceglie il profilo basso. Nessuna dichiarazione plateale, nessuno sfogo, al massimo, un silenzio calcolato che suona come protezione, come un ciò che conta non è qui, ma sul set, nelle scelte, nei giorni pieni. La loro dinamica, negli anni, ha trovato una sua misura, lui, spesso percepito come roccioso e diretto. Lei, sensibile e al tempo stesso determinata a non farsi schiacciare dai rumori di fondo. Forse è proprio questa la chiave, lasciar scorrere la corrente delle voci senza farsi travolgere. In molti ricordano che nel mondo dello spettacolo i nomi cambiano, si accorciano, si trasformano in insegne più facili da ricordare. Non è un mistero, l'identità completa, quella riportata sui documenti, non coincide sempre con quella d'arte. Eppure, l'eco del nome Akbaba ha infilato la porta socchiusa del privato, imponendosi come un ospite inatteso. Secondo le indiscrezioni, dunque, Demet avrebbe scelto di firmare la sua carriera con un cognome diverso da quello che, a livello anagrafico, la identificherebbe. Una pratica diffusa, certo, ma il punto non è questo. Il punto è il suo silenzio. Nessuna smentita, nessuna conferma. Una pausa che, per alcuni, pesa quanto una risposta. Per altri, invece, è un atto di consapevolezza. Non tutto deve essere raccontato, non tutto deve diventare titolo. Dalla platea dei fan arrivano reazioni che si somigliano e al tempo stesso si contraddicono. C'è chi scrive, indipendentemente dal cognome, Demet resta Demet, talento, disciplina, carisma. C'è chi aggiunge, un nome non cambia anni di lavoro. Se ha scelto di non condividerlo, avrà le sue ragioni. E non mancano i paragoni con le scelte di altri attori, di altri artisti, nello stesso habitat di fama e sogni. Il filo rosso è la comprensione, per molti, ciò che conta davvero è ciò che si vede sullo schermo. La profondità dei suoi personaggi, il modo in cui illumina una scena, il respiro dell'interpretazione. In fondo, i nomi sono i cartelli lungo la strada, importanti, certo, ma non sono la destinazione. Sul fronte opposto, il brusio dei commentatori non si placa.
C'è chi analizza il valore strategico di un cognome breve, sonoro, immediato, e chi ipotizza che Dimet, proprio in virtù di una carriera in costante ascesa, abbia preferito preservare una firma artistica ormai riconoscibile ovunque. Il nome d'arte, si dice, è una bussola per il pubblico, un modo per restare impressi con una sola vibrazione sonora. Se l'Özdemir è quella vibrazione, perché sostituirla? E se davvero su quel documento sta scritto l'Akbaba, non è forse logico tenerlo lontano dai riflettori per evitare confusione? Nel frattempo, la coppia continua a essere osservata. Ogni gesto viene setacciato, uno sguardo, un like mancato, una camminata veloce tra 7 aeroporti. Ma chi li conosce bene sa che il loro patto, tacito o meno, è semplice: dare priorità ai progetti, non ai pettegolezzi. Intorno a loro, il mercato dell'intrattenimento gira senza sosta. La domanda che rimbalza da una redazione all'altra è sempre la stessa: Dimet parlerà? Romperà il silenzio e dirà se quel cognome è suo? O sceglierà ancora la via più difficile, perché più matura? Di non commentare? La risposta, al momento, è sospesa nell'aria. E questo aumenta l'attenzione, come un countdown invisibile. Non è un caso che gli editoriali di costume abbiano già iniziato a ripercorrere la sua traiettoria, i ruoli centrali, l'evoluzione del suo stile, la capacità di attraversare storie diverse con lo stesso battito di verità. E accanto, immancabile, il confronto con Khan. Come la loro vicinanza sia stata capace di modellare il modo in cui la stampa li guarda, come una coppia riesca, anche tacendo, a scrivere la propria narrazione. È curioso, più la vita privata resta inattaccabile, più la curiosità si allarga. Dimet ha sempre difeso origini e famiglia dal chiacchiericcio sterile, ha sempre rimesso al centro l'arte. Niente scene plateali, niente urla sui social, persino negli snodi più rumorosi. Chi l'ha seguita sul set giura di averla vista concentrata, occhi puntati sul copione, sorrisi misurati quando le domande si spingevano oltre. In questo, Khan la rispecchia, il temperamento appare più schietto, ma la linea è la medesima. Tagliare il superfluo. E allora, se il cuore del caso è un cognome, un dettaglio d'identità, dove si ferma il diritto di sapere e dove comincia quello di proteggersi? In mezzo, si muove il pubblico, che applaude, discute, si divide e poi si ritrova davanti a un trailer, a una scena potente, a un finale che emoziona. Capita spesso, nei corridoi del gossip, che una piccola fessura diventi una voragine. Ma a volte la fessura resta fessura. Questa potrebbe essere una di quelle volte. Perché anche se il nome Yakbabal continuerà a serpeggiare per qualche giorno, tutto suggerisce che non scalfirà l'immagine professionale di Dimet. Gli addetti ai lavori lo ripetono. I ruoli scelti, la dedizione al set, l'affidabilità con cui attraversa ogni progetto, sono fattori che contano più di qualsiasi etichetta. E lo stesso discorso vale per la coppia. I due sanno che un passo falso oggi può diventare il ritornello di domani, sanno però, allo stesso modo, che un passo sicuro cancella 100 rumor. E così procedono, misurando distanze e avvicinamenti, confidando nell'unica cosa che, alla lunga, non mente mai: il lavoro ben fatto. C'è chi sogna un post, una storia, un breve video in cui Dimet affronti il tema con il suo garbo, e magari con quell'ironia gentile che la rende vicina. C'è chi vorrebbe una parola da Khan, non per alimentare il clamore, ma per mettere un punto e ripartire. E c'è chi preferisce che resti tutto com'è, un dettaglio sospeso, destinato a sciogliersi da solo nel flusso di una nuova anteprima, di una conferenza stampa, di un set che riparte. Nel frattempo, i fan aspettano. Aspettano la prossima scena, il prossimo progetto, la prossima foto rubata tra le luci di una città. Aspettano e scrivono: il talento e l'atteggiamento vengono prima di tutto, è interessante guardare dietro il nome, ma ciò che conta è la persona che quel nome porta in scena. Fino a quando Dimet non deciderà di parlare, se mai lo farà, questa curiosità rimarrà accesa, né troppo alta da bruciare né troppo bassa da spegnersi.
È la misura perfetta per tenere viva la conversazione, per riempire le pagine dei magazine e i minuti delle dirette. Ma è anche la prova che certe storie non hanno bisogno di esplodere per lasciare il segno. A volte bastano un'ombra di dubbio, un silenzio coerente, uno sguardo che non si offre intero. E in quel non detto, nella scelta di essere selettivi, la coppia trova la sua forza. Qualunque sia il cognome sui documenti, la loro traiettoria non cambia. Continua a passare da copioni, da set, da prove, da quelle albe in cui ci si sveglia prima degli altri per arrivare dove gli altri non arrivano. E così il cerchio, per ora, si chiude qui. Le prossime ore diranno se la voce si sgonfierà o se ci regalerà un'ultima fiammata. Da parte nostra, seguiremo ogni sviluppo, pronti a raccontarvelo senza perdere il filo del rispetto per chi, come Dimet Özdemir e Can Yaman, sa tenere insieme passione e riservatezza. Questo era il nostro racconto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividete il video. Alla prossima!